Oggi vorrei tornare a parlare di pace e di non violenza. Che dite, se può fa? Non vi appiopperò interpretazioni sulla guerra in Ucraina o grandi analisi geopolitiche, a parte il fatto che c'è chi queste cose sa farle meglio di me, e poi non vorrei aggiungere altre opinioni al corteo funebre delle tante che già stanno sfilando con il loro carro tra i tanti social e testate giornalistiche. Diciamo, più che un'opinione è una domanda che vorrei condividere a voce alta con voi, e cioè come si arriva a prendersela con i pacifisti? E com'è che questa presa di posizione da parte di intellettuali per dargli un nome, com'è che queste argomentazioni a favore della guerra, dell'uso delle armi, dell'escalation al riarmo, risultino ragionevoli, meritevoli di essere ingaggiate dialetticamente, plausibili, affatto scandalose? Come si è arrivati a questo? Perché quando in un mondo come questo, con una crisi globale come questa, con una preoccupante spirale della violenza in crescita, con una proliferazione spaventosa, incontrollata di armi nucleari, quando si arriva a usare la parola pace o pacifismo o non violenza in senso dispregiativo, svalutativo, degradatorio, allora come diceva mio padre siamo male commenati. Forse semplicemente è una tendenza che viene da lontano e che ancora fa fatica a essere superata, cioè giustificare nel modo più dignitoso possibile l'uso della violenza. È un argomento antico come il mondo questo, perché ogni guerra per sua natura ha bisogno di essere giustificata e dignificata, ovviamente con i valori dell'epoca. Prima era la patria, ora sono i diritti umani. Almeno la cosa positiva, volendoci trovare proprio qualcosa di positivo, è che in tanta barbarie, per giustificare l'alimentazione di un conflitto, si debba mentire scomodando la questione dei diritti umani, della democrazia, dell'autodeterminazione dei popoli e non della gloria nazionale o della superiorità della nostra cultura come si faceva prima. O perlomeno non lo si dice apertamente, non lo si può dire, è un tabù. Mi rendo conto che è una magra, anoressica consolazione, ma forse c'è un leggero miglioramento rispetto a prima. Tuttavia le guerre continuano, si continuano a fare e ogni guerra ha i suoi interessi più o meno dissimulati e quindi ha bisogno di mostrare che non esistono alternative. Ha bisogno di nascondere l'intreccio di interessi e di pregressi in gioco. Deve essere confezionata in modo convincente e mostruosamente ragionevole. E se ci facciamo sedurre dall'intelletto di chi sostiene la guerra, come se la sua preoccupazione massima fossero i diritti umani, come se non ci dormisse la notte pensando alla povera gente e a quanto è necessario armarsi fino ai denti per proteggere la povera gente. Se ci facciamo conquistare da questo modo di usare l'intelletto, allora ci saremo fatti rubare l'anima. Perché ha ragione Pietro, questo mio amico, quando dice che la dea della guerra è Atena e non Marte. Guardatela all'Università La Sapienza quanto è spaventosa. La sapienza. La sapienza al servizio della distruzione. Questa è una delle cose più tristi e allo stesso tempo più ridicole. Gli intellettuali, i formatori d'opinione, gli influencer, tutti eufemismi per dire che ci sono persone che si occupano di suggerirti quello che devi pensare e le opinioni che devi indossare, probabilmente quello che sto facendo anche io adesso. Ebbene, visto che io sto ricoprendo questo ruolo, mi permetto di dire, da questo canale ininfluente e arraffazzonato, mi permetto di dire che è il pacifista più ingenuo, meno informato, più sprovveduto e comunque di una qualità umana e di un'utilità sociale anni luce superiore a certi intellettualini che passano il tempo a leggere e a informarsi e a studiare per convincersi e convincerti che l'inasprimento del conflitto e la corsa agli armamenti sia l'unica via d'uscita alle operazioni belliche di chiunque. E quali operazioni belliche siano meritevoli di tanta attenzione, tra l'altro lo propagano i media. E invece no. Esistono alternative, esiste un'alternativa alla violenza, esiste.
Smettiamo di fare gli intellettuali e iniziamo a coltivare l'intelligenza. L'intelligenza e la compassione. Perché se siamo emotivamente stitici o se ci emozioniamo usando il colon al posto del cuore, non porteremo mai la pace, né in noi stessi né alle persone sulle quali abbiamo influenza. Guardate, ora ve la dico anch'io una cosa da intellettualini, voglio fare l'influencer. La pace deve diventare una disciplina personale e collettiva. Non si può imporre la pace, è un ossimoro. Se si afferma la pace con la forza, esercitando potere con l'obiettivo di dissuadere dalle aggressioni o di mantenere la pace, questo potere crescerà sempre di più, rafforzando la morfologia del conflitto. E questo potere porterà inevitabilmente alla crescita della violenza. Perché? Perché ogni potere può mantenersi grazie alla sua possibilità di forzarti se serve. Quindi la possibilità di esercitare violenza sulle persone. È la natura del potere, si può essere d'accordo o no, ma c'è poco da scandalizzarsi. Potere e violenza sono una struttura dinamica oltretutto, perché disegna una spirale in crescita. Il potere inevitabilmente è condannato a crescere per mantenere ordine e stabilità, ma crescendo esercita pressione proprio su coloro che lo subiscono. Né potrebbe essere diversamente, giacché è nato proprio per quello, proprio per il fatto che non sono o potrebbero non essere tutti d'accordo. Quindi per mantenere stabilità deve rafforzarsi e deve crescere e per crescere deve aumentare la sua violenza effettiva e potenziale. E aumentando la sua violenza si genera maggiore disordine. E per controllare il maggiore disordine c'è bisogno di maggiore potere, quindi maggiore violenza, generando maggiore disordine, quindi maggiore potere. Violenza e potere si alimentano tra loro, crescono e si concentrano, non c'è niente da fare. La concentrazione del potere porta alla violenza e l'applicazione della violenza porta a concentrare il potere, inevitabilmente. E l'unico modo per diminuire la violenza è decentrare il potere. E l'unico modo di decentrare il potere è modificarlo senza violenza. L'abbiamo già visto in un video di tanto tempo fa, sempre su questa questione. Altrimenti cambiano solo i protagonisti del potere, ma non la struttura del potere, che è quello che ci interessa cambiare. E quindi finiremo per accontentarci di denunciare l'abuso, ma mai l'uso. Vabbè, nel prossimo video magari per quello che può valere parliamo di qualche iniziativa, non è detto che sia sempre io a parlare davanti a questo microfono, però è un tema che ho molto a cuore, questo della pace e della non violenza, quindi credo che rintuzzerò un pochetto su questo canale. Grazie per avermi ascoltato, fate una bellissima settimana, al prossimo video.